Because then another question comes up. If I give iron chelation to somebody who was overloaded and the iron improves, that's okay. But at what age? When? If I start from childhood, is it possible to keep iron so low that it will not ever lead to iron damage? Is it possible to have a liver-free iron for most of my life if I start early? Allora, un'altra domanda che ci possiamo fare è questa: ma se io inizio in maniera precoce un trattamento chelante, riuscirò ad evitare danni d'organo? Riuscirò ad avere un fegato completamente pulito dal deposito di ferro? Perché questa terapia naturalmente poi è una terapia cronica e deve essere mantenuta nel tempo. E quanto precocemente devo iniziare questo trattamento? Actually, there is one hepatologist who believes this is the case, that what we need to do is to take a child and never let the liver go, the liver iron accumulate at all. And this is somebody in this morning presented from Professor Kunduras, Dimitris Kunduras. He says that keep the liver iron concentration at 2 or something like this from childhood and you will never get carcinoma. I don't... Allora, il professor Kunduras è un greco che penso che sia un trapiantologo e dice: beh, se vogliamo essere sicuri di eliminare completamente ma è l'opinione di Kunduras, effetti a lungo termine, compreso l'epatocarcinoma, nel fegato non dobbiamo avere ferro, non ci deve essere ferro. Okay, in order to be able to have a liver transplant, it's considered a very, very major operation. In fact, they told me that it is about 10 times worse than having a heart transplant. But you have to, you must go through a certain testing, and you must qualify and be able to achieve results that will show you will be able to tolerate the surgery. Cioè dice che rispetto ad esempio al trapianto di cuore viene considerato il trapianto di fegato 10 volte più invasivo, quindi è un intervento che da un punto di vista di un paziente con talassemia è sicuramente un intervento molto, molto importante. The waiting list, because everybody has to wait, on average 149 days for adults and 86 for children, but you can imagine that because that's the average, there are people who wait for maybe 1.5, 2 years, 2.5 years. Unfortunately, some people actually die before they get to their transplant. And one thing is very sure is that while you're on the waiting list, a certain psychological state of mind does not help you, and many people have moderate to severe depression. Sì, la lista di attesa può essere molto lunga per avere un fegato e quindi bisogna prepararsi anche a questa attesa. Qualcuno? Sì, Valentino? Mi sentite? Allora, io vi chiedo scusa a nome anche dei 2 rappresentanti del TIF, perché se io forse non ho capito bene, ma abbiamo sentito una relazione totalmente diversa da quello che nel programma era scritto. Mi dispiace che anche i moderatori, avendo capito questo, avessero comunque proseguito donde un anticipo alla platea. Molto probabilmente se sapevamo che la relazione o i dati che noi ci attendevamo non li mettessero a disposizione, beh, forse avremmo cambiato parecchie cose. He's saying that he expected a different relation today, presentation today, and he expected data about the new approach in hepatocarcinoma by TIF, and the data, the revised data of 2019 as Andrula
that were almost ready in August. Ho detto, parla quando finito. Allora, vi dico questo, naturalmente la storia del TIF è apprezzabile, Altreno Vullo non fa parte del TIF, lo faceva parte, United ancora sì, parlerò per capire se vale la pena, perché quello che io ho stupore è che se vai in un paese come ospite, io come padrone di casa cercherò di trattarvi il meglio possibile, però dire una cosa in Malesia, in Guatemala, potete farlo, ma in Italia non è possibile, un po' così, non dico lasciare un po' di passeggero, un po' di preso per i fondelli, insomma, siamo un po' onesti. Quindi io, nonostante tutto, vi apprezzo, vi ringrazio di essere qui, è stata una cosa bella, quello che avete detto, insomma, sono cose che avevamo sentito anche questa mattina. Per quanto riguarda Giorgio, con la Roberta dicevamo che io e lei abbiamo paura di morire anche con un'anticriocistite, con un'antinfluenzale, quindi va bene, anche in Italia abbiamo dei trapiantati e chiaramente sono un po' più giovani, ma abbiamo visto quanto hanno sofferto. Allora io dico questo, adesso poi io taccio, non è così che si fa. In Italia bisogna essere corretti, rispettosi e dopo questo io credo che la platea se ne farà la sua ragione. Poi vi chiedo scusa di questo. Quindi la relazione che noi aspettavamo, quanti pazienti nel mondo, da quello che avete raccolto, hanno di cirrosi, quanto hanno sviluppato epatocarcinomi, cioè quei dati che questa mattina abbiamo capito che sono ancora molto indietro e non ci sono, io mi aspettavo che a livello internazionale qualcosa ci dicessero oggi, altrimenti insomma avremmo scritto quello che era la relazione.